Allora, oggi userò questo dischetto di legno. Ho dei colori così di rimanenza, un po' di bianco, vedete? Questo è il tipo di colore di oggi, e l'alcol isopropilico che ho messo qualche goccia in un bicchierino. Lo metto da parte per ora. Quindi io prendo un bicchiere vuoto e farò la mia tazza. Rovescio il mio dischetto e voilà, lo appoggio e voilà. Scoppio. Allora, prendiamo il nostro alcol isopropilico, contagocce, e ne verso una goccia. Vedete come ramifica? Perché l'alcol spinge il colore verso l'esterno. Allora, voglio provare a farne uno più piccolino, quindi verso un po' di alcol. Vediamo. Vedete, ha un aghetto tipo siringa. E vediamo. Facciamo un altro qui. Caspita, me ne sono cadute più di una, Questo ho paura che spinga gli altri. Non volevo che andasse contro agli altri, È che mi sono cadute. Pensavo con questo attrezzino di controllare meglio le gocce, in realtà me ne sono cadute due, quindi sono un po' troppe. Ovviamente l'effetto, i colori dipende molto anche da quello che c'è sotto, È che volevo finire questi colori qua, però il blu, questo blu, credo sia un blu coprente, opaco, quindi tende a prevalere e stacca poco, cioè prende un po' il sopravvento sugli altri. Vedete questo qua dove mi sono cadute due gocce? Non mi piace. Sto intingendo sempre il bastoncino nell'alcol, che voglio provare a fare dei frattalini piccoli. Vedete qua c'è del bianco sotto, quindi risalta decisamente di più, e invece qua ci sono dei colori un po' scuretti, quindi risalta meno. Trovo divertente, trovo molto divertente. Sai che dovevo mettere più bianco?
dovevo mettere più bianco sopra alla tazza, perché ribaltandola il bianco sarebbe rimasto sotto e quindi sarebbero emersi frattali più definiti, chiari come questo. Vedete che ogni volta si impara qualcosa con la fluid art. Basta, perché rischio di pasticciare troppo. Proviamo a farlo, finiamo i colori facendo una tazza col bianco sopra. Proviamo. Allora, proviamo a fare un'ultima prova e partiamo con il blu, che sarà il colore che in teoria rimane più in alto, quindi in modo da creare più risalto, vediamo se ce la facciamo. E versiamo il bianco sopra. Allora, ovviamente si miscelerà, non è che il bianco rimarrà soltanto sotto, schiarirà probabilmente anche gli altri colori, però vediamo se cambia qualcosa nel risultato. Sono tentativi. Pronti? Via! Cioè, capovolgendosi tutto si miscela, però spero che il bianco rimanga sotto di più e il blu sopra, lo vedremo. Più o meno sì, il bianco sembra essere rimasto abbastanza sotto e facciamo frattale contagocce al centro. Vedete che lo scuro sopra tira fuori il chiaro sotto, mi piace decisamente di più. Ne ho ancora, qua, adesso provo. Due, vabbè. Niente, penso sempre di governarlo di più, invece lo governo di meno. Sono cadute 2 gocce gemelle. Beh, può essere carina anche la goccia gemella. Ho commesso un altro errore, perché io volevo che il bianco, che è sotto, venisse fuori, ma perché venisse fuori dovevo ottenere uno strato di colore un po' più basso e molto alto, conservato molto colore su questa telina, per cui l'alcol rompe la tensione superficiale e non riesce ad andare a reperire ciò che sta proprio sotto sotto, che è il bianco. Quindi ha trovato il giallo, che l'avevo messo a mezza via, e il bianco sta più sotto. Già. Allora, secondo me non è pari, perché vedo che si stanno un po' allungando. C'è tantissimo colore, c'è proprio tanto colore su questa telina, quindi galleggia molto e vedi che qua con laggiù vabbè, ho considerato la tecnica della flip cup, dove io uso sempre un po' più di colore del necessario, ma è vero che ho usato una flip cup, ma non era mia intenzione far emergere le celle al silicone, quindi non va tenuto così tanto colore sopra. Ok,
mi fermo qui.